Una volta che ha piovuto siamo andati in piazza del campo, ho fatto una bellissima fotografia di una pozzanghera nella quale si rifletteva tutta la torre e il palazzo comunale. Perché sinceramente non so quale sia la vera me, non so se la persona che penso io sono io veramente oppure, che ne so, siamo la persona che pensa che ne so che io sia come la pensa lui. Sei nel mio obiettivo. Allora, devi sapere Paolo che noi si è scritto un soggetto, cioè loro l'hanno scritto questo soggetto, che parla di una società del futuro. E ultimamente ha fatto qualcosa di bello a scuola? Ci sarà stato un piccolo momento in cui avrò fatto qualcosa di più o meno divertente, però sarà un pensiero lontano. Jack, scena in pista 2. Il programma Stasera tutto è possibile, esiste un gioco chiamato La stanza inclinata. Sottospecie di sketch veloci della durata di neanche un minuto che si susseguono. Dai. A un certo punto si chiudono le porte e salta la corrente. Questa è la vostra intervista doppia. Diciamo che in realtà abbiamo molti altri detenuti di più alto livello, questa è una scalzone di quinta fascia. Vai. Comunque il mio primo ricordo da carcerato penso sia stato quando ero entrato, i primi giorni, iniziai a conoscere subito Gianpippo. Ci sono 3 guardie, le 3 guardie devono essere un po' caratterizzate. Quello che in realtà è amico mafioso. Si è corrotto. No, dai. Vorrei incontrare Don Santino. È un mafioso? No, non sono mafioso. Spostati un po' più a destra dalla sedia. Santino! Bene! Come signor direttore del penitenziario, voglio capire cosa sta succedendo. Signore, questo signore non mafioso vuole il venuto a salutare il suo amico. Don Santino! Lasciateci soli, signore. controllerò io. Sì, signore. Anch'io sono mafioso, io di lontano. Per continuare questo, film, si potrebbe fare che la guardia inglese, che era stata incaricata dal direttore del penitenziario di andare a controllare i computer, va a controllare i computer e con una telecamera inquadra me e i 2 mafiosi che parliamo. Magari litigano sul passato e ci sono diversi flashback. Non è un mafioso, ma poi dopo che si fa raccontare tutte queste cose da questi mafiosi si appassiona e poi diventa mafioso anche lui. Si appassiona. Le scene in cui si vede la scena dell'inseguimento, sia scene mentre uno muore di una persona. Devo farvi bastare gli altri 14 minuti. Salve a tutti, io sono Alberto Angela e oggi vi spiegherò come è fatta la scuola. Lei è una ragazzina. Questo è il corridoio dove le classi che stanno qua fanno ricreazione. Magnifico. Buono. Fantastico. Vieni qui perché qui È freddissima. Allora, uno è che non lasci in spalle neanche un soggetto, perché per me quello che guarda deve guardare tutti quanti quelli che ci sono in faccia, altrimenti la schiena non gli va vista. 2, volevo far vedere anche la tridimensionalità del tavolo, non né il tavolo visto come un rettangolino così. Devi andare in bagno, bagnarti il viso, metterci poi di sapone, proprio pochissimo, e lavarti un pochino di lo faccio io. Così è perfetta. Ah, presente vuol dire perfetta. Guardala un po'. Ma quanto è forte. 3, 2, 1. Vorrei zoomare un pochettino mentre tu dare i miei vicini a questo omini e questo rimanendo avanti dell'Alzheimer che guarda. Quindi fare in modo che si vede fuori, cioè tipo andiamo qua fuori nel cortile e si vede sia lo spazio esterno sia l'entrata della scuola, in modo tale da vedere che non è fuori
e che entra dentro. L'unico problema è non farla sembrare una scuola. È un mondo migliore, faccio questo lavoro, salve signore. Appunto per far capire che è un... È un mondo migliore, faccio questo lavoro, sai. Potrei incontrare Don Santino. Sì, dentro ragazzi, Rocco, partire da dentro. Aspetta. 3, 2, 1. Dopo si gira l'ultima col primo piano, giusto Paolo? E questo dov'è Rocco? Scena 3, lo so la mia calligrafia fatica. 3 mafiosi. Vorrei sapere quante inquadrature facciamo, da dove è il posto dove si fa. Una telecamera che sta lì riprende mezze scale e tutta finestra. A quello che guarda il video fargli percepire una sensazione che il carcere è fatto in quel modo e una sensazione di logicità della costruzione del carcere. Ma dov'è Santino? Si dice uomini di onore. 3, 2, 1, via. Che dice controlliamo il settore ovest. Lui controlla il settore ovest. Dal settore 21? Sì, c'è un problema. Quale problema? Inseguite quei 3 furfanti. Grazie. Prego. La produzione è Dream Team. Dovremmo trovare un intermezzo tra la guardia che vede che noi siamo tutti mafiosi e la fuga. Succede questa cosa che le due nuove neo-mafiose vengono arrestate da lui e poi ci sono i 3 vecchiettini e soprattutto lui che sembrava quello più scemo, più stanco, che arriva tipo e fa e le va a liberare, però tutto energico. E c'è qualcuno che analizza un attimo delle prove che hanno trovato per terra e insieme alle riprese delle telecamere capiscono che il direttore del penitenziario è... E poi finisce una dissolvenza. Cioè può finire anche con mani in alto, poi magari potreste padre, ma Tu tipo entri, si vede che entri dalle scale. Tu che sei già in mezzo alla scena e io e Luca bisogna vedere lui uno spiegato. Sì, bisogna vedere una cosa del genere. Ma mentre registriamo possiamo fare uno spostamento lento, però. Aspetta, che è successo? È successo e poi si vedrà da lì uno spostamento della telecamera qui inquadra la scala. Cammini verso di loro, com'è la scena? Partite, salite le scale. Questa non è più la prova. Scena numero 6. Scena 4, Ma non si apre! Oh ragazzi, che fa? Ma invece non ti sei accorto che quei 3 mafiosi stanno scappando oggi? Per continuare questo film si potrebbe fare che inquadra me e i 2 mafiosi. un bar che rientra nel loro giro, una cosa insomma di cui con cui le mafiose sentono abbastanza a loro agio, tanto da poter parlare liberamente di ciò che vogliono. Io sono colui che vede se no, aspetta, vero? T'ho detto me la dimentico. Dai! Così, non che dice. Ora sembro solo un insignificante vecchietto. Le gambe tremavano e le ginocchia si flettevano. Tanto era il rispetto. Massimo della pena. Si vede? Azione. Tempo fa alzò il pronunciare il mio nome. Insomma, infatti, ce n'è marito. Ora 18 secondi e 2 questa. Quanti ne voglio prendere? State capendo? È difficile. Sì. Ok. Contro il C copiare, contro il V incollare, contro l'X cancellare per tenere in memoria quei
cambiare. Quello vuol dire taglio netto. Da una scena passo all'altra. Fallo passare. Vabbè, che prende il mouse. Vai a cercare. Si stava parlando giusto di titoli e i titoli di iMovie, quelli che sono parte dei temi, sono titoli non modificabili dal punto di vista del font e della grandezza. Allora, cambio la lente. Si basa sull'utilizzo di Keynote, che è un programma che serve per fare le presentazioni. Creo la intro per una sottospecie di telegiornale o metto un'animazione che non trovo. Ne ho uno per i biglietti da visita, per i volantini, per i manifesti. Sono dei modelli. Quindi dite modelli invece che del beta capiamo. C'è il PDF, c'è il TXT, c'è il RTF. Il RTF e il TXT sono i più facili, sono quelli che pesano meno e soprattutto quelli che incolli meglio anche su un ebook. 31-17, prova 1. Azione! Ops, la mia borsetta. Questo non giustifica il suo errore. Si gira. E cosa ne pensi di un bel titolo per il film? Ma io avevo in mente... La misteriosa setta dell'ospizio. Continuavano a chiamarlo Don Santino. I mafiosi la vita. Questo è quanto siamo riusciti a dire. Buona visione. Il carattere si sceglie come si sceglie in un programma di scrittura. Poi continuavano a chiamarlo Don Santino, vengono 3 lettere così da ogni lato, magari con l'orario di un altro colore, che ne so. Selezionalo prima. Mamma mia quanto sembra impegnato. Rosso e giallo, pure viola e rosso. Devono essere tutti in sintonia. Questo non è in sintonia. Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza cinematografica? Dobbiamo dirlo in maniera seria? Devi dirlo in maniera come ti pare. Magari qualche problema da gestire, ne so. Penso il cast. Dalla prima scena che abbiamo fatto è come se avessimo già padroneggiato l'arte della regia. Via. Dal cancello a? Più o meno davanti a te. Però che noi ti passiamo, cioè praticamente. Cosa succede materialmente quando comincia l'avventura di un film, di una serie TV, di uno spot, di qualsiasi cosa? Insieme decidono che questa idea diventa una sceneggiatura, quindi viene assolutamente messo su carta tutto, quindi bisogna saperle scrivere, le sceneggiature. Qualsiasi cosa succeda nel film deve essere scritto in una sceneggiatura, questa sceneggiatura torna alla mia figura. Il produttore incarica lo sceneggiatore e il regista in questo caso a mettere le immagini insieme con degli attori, con dei costumi. La prima scena era quella di 3 mafiosi che si trovavano ad una casa di riposo e stavano giocando a friscola. Un ambiente che potesse un po' rappresentare l'entrata di un penitenziario non potevamo fare tipo qua dentro a scuola oppure non so, in una casa. E quindi abbiamo trovato una porta nel retro della palestra che non aveva finestre, non aveva niente, era tipo sbarrata. L'importanza di registrare più volte la stessa scena da più angoli e poi sincronizzare l'audio, perché poi deve venire fuori una cosa carina, perché lo spettatore, cioè lo sanno tutti, è una cosa retorica, lo spettatore più cambia l'immagine, più è dinamico il contesto in cui si svolge il film e più rimane concentrato. Tutte le volte che cambi la posizione della macchina presa o l'obiettivo della macchina presa è un'inquadratura, tutte queste inquadrature vanno in una macchina che le nomina e poi c'è una persona che è il montatore che fa il montaggio di tutte queste inquadrature. Il montaggio, io ho tantissime immagini
Devo scegliere. E oggi saper scegliere nel mondo di oggi, quando abbiamo milioni di informazioni che ci arrivano da tutte le parti, è una delle cose più importanti, perché sennò ci perdiamo. Questa, diciamo, avventura, perché è stata ovviamente un'avventura, mi è piaciuto molto il fatto che con qualche mente, e in questo caso l'uso mai dispregiativo, anche adolescenziale, siamo riusciti a mettere su delle idee praticamente da una parte col nulla, ad esempio per la porta del penitenziario, i vecchi mafiosi, la sambuca con l'acqua, insomma. Se tu pensi a tutti gli artisti in tutti i campi, musicale, televisivo, cinematografico, le più grandi opere d'arte sono state fatte da uomini, da persone che avevano al massimo 25 anni, i Beatles, gli Oasis. Ti faccio l'esempio musicale. A 25 anni hanno raggiunto il culmine assoluto della loro creatività. Ma perché quella lì non funziona?